Bene, oggi andiamo a vedere come crearci un exploit passo passo per questo CVE. È una vulnerabilità che affligge WinRAR, è un path traversal, vedremo nel dettaglio come sfruttarla. Ed in realtà la peculiarità di questo CVE sta nel fatto che la vulnerabilità è stata sfruttata in the wild, eh, prima ancora di essere stata patchata, quindi rientra nell'1% di quella casistica che nel mio video precedente ho riportato, che vede l'utilizzo di vulnerabilità zero day sfruttate in the wild. I proof of concept disponibili per questa vulnerabilità sono un po', insomma, così e così, ne esistono credo un paio. In realtà quando io mi ci sono confrontato, ho avuto a che farci, non esistevano ancora, e vi voglio fare vedere appunto passo dopo passo come ho fatto il triage di questa vulnerabilità, quindi nel dettaglio come ho capito il modo in cui funzionava e come scriverci un exploit. Per capire come weaponizzare questa vulnerabilità, io ho tirato su una macchina Windows e, e la prima cosa che farò è farvi vedere il modello d'attacco, cioè come un attacco reale si sarebbe manifestato. E allora poniamo il caso che abbiamo ricevuto questo super importante archivio RAR. Io ho già installato una versione di WinRAR vulnerabile, l'ho determinata dal bollettino del WinRAR perché il CVE non ci dice nulla apparentemente circa le versioni vulnerabili. Quindi direttamente sul sito del WinRAR ho visto che c'era questo bollettino di sicurezza e vedete che la vulnerabilità è stata pitchata il 12 di agosto del 2025 con la versione 7.13, col rilascio della versione 7.13 di WinRAR. Quindi io sono andato ad installarmi la versione subito precedente. Ecco, vedete, 7.12. Quindi questa versione di WinRAR è vulnerabile. Il threat model, diciamo, l'attacco funziona in questo modo: ricevete un archivio RAR, quindi noi lo andiamo ad aprire e vedete all'interno c'è un file PDF. Nella realtà sono stati utilizzati dei file, dei curriculum fittizi. Quindi noi cosa andiamo a fare? Lo prendiamo e lo apriamo. Vedete, otteniamo degli errori in output, però il file si apre, è leggibile. Quindi voi potreste pensare che beh, tutto è andato per il verso giusto. In realtà, se noi andiamo a vedere all'interno della cartella esecuzione automatica, allo startup, è stato creato un file che in questo caso è un punto link, quindi è un link a una calcolatrice nella fattispecie, ma che potrebbe essere qualunque cosa. Quindi voi qui dentro potreste andarci ad infilare un file eseguibile, delle DLL. Tra l'altro potreste scrivere all'interno di qualunque cartella in cui questo utente ha sostanzialmente i permessi di accesso in scrittura. Nella realtà potreste utilizzare questo CVE anche per attacchi di tipo DLL side loading. Molto interessante. Se vediamo nella finestra diagnostica di WinRAR, ci accorgiamo che, vedete, nell'errore ci viene riportato un nome di file strano, cioè il nostro file PDF, e poi vedete chiaramente questo è un tentativo di attacco path traversal. Nella descrizione del CVE si menzionava proprio il path traversal. La peculiarità è, sono questi due punti qui nel, diciamo, nome del file, che in realtà non è, come scopriremo a breve, il nome del file. Cioè questi due punti sono quelli che distinguono l'utilizzo di cosiddetti data stream. Allora, per capire come funziona questa vulnerabilità dobbiamo comprendere che cos'è un data stream. Si tratta di una funzionalità del file system NTFS di Windows che in pratica ci permette di
ci permette di avere dei file con associati diversi data stream. Per data stream intendo flusso di dati. Facciamo un esempio, creiamo un file puppo.txt e scriviamo qualcosa al suo interno. Questo è quello che in gergo viene definito main data stream, cioè è il flusso dati principale. Ma cosa accade se noi andiamo a creare un file puppo.txt, due punti, mio data stream? Bene, come vedete è come se stessimo andando a creare un nuovo file, ma in realtà noi all'interno di puppo.txt abbiamo già scritto. Quindi qua scriviamo qualche altra cosa. Ciao ciao ciao, questo è quello che in gergo si chiama secondary data stream, c'è un flusso dati alternativo secondario. Quindi cosa accade? Che se noi andiamo ad aprire puppo.txt ci viene visualizzato il data stream principale, non viene visualizzato il data stream secondario. Vedete, se anche facciamo con dir andiamo a visualizzare in realtà il contenuto e la dimensione di puppo.txt. Se io qui vado a scriverci 4a e salvo il file ed esco, un dir mi rivela che questo file è di 4 byte, ma nel data stream, mio data stream, noi siamo andati in realtà a scrivere ben altro. Quindi questa funzionalità è stata abusata infatti in passato da malware per nascondere file eseguibili, DLL, all'interno di uno stream del file principale. Quindi, come abbiamo visto, un normale dir non ci fa capire che ci sia un data stream all'interno di puppo.txt. C'è, se non sbaglio, una variante, eccolo qui, l'opzione /r visualizza alternate data stream del file. Se noi andiamo a fare dir /r, infatti ci viene detto che puppo.txt ha un data stream chiamato mio data stream. Quindi il funzionamento di questa vulnerabilità che affligge WinRAR, come andremo a vedere, si basa proprio sullo sfruttamento dei data stream. Ciò che andremo a fare per costruire pezzo per pezzo il nostro exploit sarà la seguente cosa. Allora, io ho scaricato su questo sistema Windows in realtà questo file, un archivio RAR, uno di quelli che è stato rilevato in the wild e che potete banalmente scaricare da VirusTotal o da qualche altra parte. Cioè io sostanzialmente ho letto un blog come questo dove si citava come la vulnerabilità era stata scoperta, ma venivano citati anche degli IOC, quindi degli indicatori di compromissione come questi. No, banalmente noi potremmo scaricarci uno di questo, cercare questo hash su VirusTotal, eccetera. Io non so esattamente dove, ma sono riuscito a beccare questo hash qui in qualche articolo, blog post online. In realtà se voi andate su VirusTotal e cercate questo hash specifico, lo trovate. Andiamo su dettagli. Questo è un file compresso chiamato Eli Rosenfeld CV2 copy che contiene un singolo file PDF al suo interno. Ora dovrete avere un account premium per scaricarvi questo hash da VirusTotal, però mi sono accorto che se semplicemente cercate l'hash su Google lo trovate e lo potete anche scaricare da qui. Abbiamo questo file. Ciò che voglio andare a fare adesso è analizzare la sua struttura con Notepad++. Attiviamo la modalità
esadecimale. Quindi adesso andiamo ad analizzarci come questo file è composto e ci andiamo a creare un exploit pezzo per pezzo.